Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, qualcuno mi ha scritto in uno short che avrebbe voluto vedere una notte impossibile. Chi è che fa le notti impossibili su YouTube in materia di ghost hunting? Beh, Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile. Infatti sono in Toscana, sono venuto a trovare Cri e siccome insomma in due non ne facciamo uno, abbiamo cercato di fare una notte impossibile. Però ecco, io farei parlare lui per quello che riguarda la storia di questo posto, perché prima di tutto lui abita da queste parti, per cui insomma ne sa ovviamente più di me, e poi perché la segnalazione è arrivata da una sua conoscenza, che ovviamente non possiamo fare né nomi né cognomi. Però farei dire due cose a lui in modo tale che abbiate un quadro generale della situazione molto più preciso. Eccoci qua, salve a tutti. Quindi ce l'abbiamo fatta a fare la notte impossibile, sì. Come richiedono in tanti. Allora sì, ti ho portato questa sera in un posto bello, come vedi. Sì. Pochissime anime, come vedi. Sì. Freddo, come sì, sto tremando. Esatto. E perché ti ho portato qui? Perché la segnalazione che ci hanno fatto oggi, come hai visto, è particolare. E non è l'unica di questo tipo in paesi come questo, in posti come questo. Vi racconto brevemente quello che può succedere in modo romanzato, diciamo così. La versione 2.0. La versione 2.0. In pratica immaginatevi di essere in giro per un paese come questo che vedrete presto, di notte, e di imbattervi in una signora anziana che passa, fa la sua strada e svanisce nel nulla dietro l'angolo. Voi andate a casa, lo raccontate al vostro partner e il vostro partner, che è della zona, vi dice non c'è nessuna signora come la stai descrivendo te, e quindi passa la cosa. Il giorno dopo voi lo raccontate a altre persone del paese e le persone del paese rimangono un po' sbigottite, perché voi gli avete descritto pari pari una vecchina che abitava qui nel paese, ma ci abitava 30 anni prima Esatto. e è deceduta ovviamente questa signora. E se già una testimonianza del genere basta per incuriosire gente come noi, pensa se ci sono 2, 3, 4 testimonianze di gente che ha avvistato questa vecchina. Sì. E quindi io direi di fare un tour dentro questo paese. Sì, tra l'altro è un paese di pochissime anime, sì. Ma non anime perché non ci sono più proprio persone fisiche che abitano, è quasi disabitato, ecco. Esatto. E quindi andiamo a vedere se anche noi incontriamo la vecchina. Ok, quindi ragazzi, avete sentito la storia, è clamorosa. Per quello che mi riguarda speravo che ci fosse una indagine di questo tipo e adesso sono stato accontentato dall'amico Christian. Va bene, iniziamo.
Allora, qui siamo arrivati sotto delle volte, giusto Cri? Sì, esatto. Dove la persona che abbiamo visto quest'oggi ha riferito dalla sua fidanzata che ha avuto un malessere generale nel momento in cui si è presentata qui. Sì. E E tante persone dicono poi di sentirsi osservate, di essere seguite e quindi penso che sia un punto interessante per farci qualche esperimento. sì. Ok, allora Cristian ha il nostro K2 in mano, ovviamente tutti gli apparecchi sono schermati in mute, diciamo. Intanto chiedo all'eventuale entità, all'eventuale signora anziana che insomma si è presentata qui quella volta, a questo ragazzo, se è in grado di potersi far vivere, insomma, di potersi far notare tramite questo strumento che abbiamo o tramite delle voci, la sua voce. Qualche voce sarebbe più bella. Certo. Allora ragazzi, ovviamente sentirete un fiume in sottofondo, ma quello non lo possiamo far star zitto, d'altronde il posto è qua. Possiamo provare, esatto. Così non è influenzato da nessuno. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può avvicinarsi allo strumento che c'è sul gradino? È uno strumento grigio con una lampadina accesa. Se ci si avvicina cambiano i colori di questo strumento, si accendono altre luci. O altrimenti può fare un rumore che sia distinguibile dai rumori naturali, ovviamente. Allora, intanto che aspettiamo un eventuale segnale, io vorrei far dire a Cristian una cosa, ossia che poco prima della sua presentazione lui ha visto un'ombra su un muro. Sì. Che non abbiamo dato peso alla cosa perché stavamo entrambi preparando la strumentazione, per cui non eravamo sufficientemente concentrati, però lui l'ombra l'ha vista. Mentre si accendevano Sì. telecamere, si montavano tutte con la coda dell'occhio subito prima della presentazione, era come se un'ombra passasse qui davanti per svanire qua dietro nell'angolo. Esatto. Però Quindi ecco, era con la coda dell'occhio, quindi poteva essere anche una poteva foglia essere che cadeva. qualsiasi cosa, certo, però combinazione l'ha vista, quindi e non darei così per scontato che non lo possa essere qualcosa di particolare, perché in effetti chiunque è stato qui le ombre le ha viste, e la fidanzata di questo ragazzo che abbiamo incontrato quest'oggi, qui esattamente dove siamo adesso, ha dovuto allontanarsi perché dava molto fastidio star qua. Si sentiva osservata. Sì. In effetti io ho più o meno la stessa impressione, però al momento sono abbastanza tranquillo, però anch'io non sono troppo in bolla, mi sento anch'io un po' osservato. C'è per caso la signora che ogni tanto si fa vedere da queste parti, che è venuta a seguirci, a farci compagnia, è incuriosita da noi? Non vogliamo assolutamente disturbare né far del male a nessuno, siamo solo curiosi. Silenzioso. Sì. No, gli strumenti per il momento sono fermi.
Tra l'altro non c'ero mai stato qua dentro, non sapevo che era così labirintico. Eh sì, è un Tutto labirinto. sotto le Ragazzi, rocce. abbiamo fatto un giro qua, ma avete visto anche dalle riprese iniziali che è veramente un serpente questo paese che si aggroviglia su se stesso. Allora ti comunico, guarda, puoi farlo vedere tu sul tuo canale, guarda la batteria. L'ho appena accesa, eh? Allora ti dirò di più. Puoi farlo vedere tu sul tuo canale, guarda la batteria. Ah, perfetto, aspetta che la inquadro. Ok, siamo tutte. Allora, Christian è completamente a terra. Io sono. Chi è che ha parlato? Ho sentito parlare. Ragazzi, giuro, ho sentito parlare. Una voce femminile piuttosto chiara. Spero di averla beccata. Non sei stato tu a mugugnare, no? No, io stavo ridendo. Ragazzi, da risentire, ma ho sentito una voce chiara. Guarda se c'è qualcuno. Guarda se c'è qualcuno. Beh, intanto che Christian guarda, allora lui è a terra di batteria, io sono all'83%, abbiamo appena acceso le telecamere, ragazzi. Quindi, se tanto mi dà tanto, già qualcosa è successo. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, bene. Come era facile. Io la voce l'ho sentita, spero di averla beccata, ma l'ho sentita. No, io no, stavo ridendo per la batteria. Io pensavo fossi stato tu a mugugnare, però in effetti stavi parlando con me. C'è qualcuno qui? Abbiamo batterie scariche e abbiamo sentito una voce. O meglio, Christian ha la batteria scarica, io ancora ce ne ho, però è strano che è così bassa per aver acceso la telecamera da poco. Sembra una frase di senso compiuto, Addirittura Sì, così sì. articolata. Sì, non lunga, tipo non so, ciao, come va? Ecco, una cosa veloce, però non era. Bello. L'ho sentito. Abbiamo iniziato a registrare. Spero che sia venuta. Allora, il rumore dell'acqua può confondere, attenzione, però insomma, noi siamo abbastanza riparati rispetto alla riva del fiume. C'è la signora che si è fatta viva con qualche altra persona che è stata in questo paese qui vicino a noi? Se sì, può ripetere la voce che ho sentito, se ho sentito bene, o avvicinarsi allo strumento che c'è per terra. Non fa nessun male quello strumento, basta avvicinarsi e cambia colore. Rianalizzo anche questa parte qui. Perché? All'inizio, quando hai iniziato a parlare, forse è solo un eco della grotta, però mi sembrava ci fosse stato qualcuno che diceva sì. Se sì, può ripetere la voce che ho sentito. Se sì, può ripetere la voce che ho sentito. Se sì, può ripetere la voce che ho sentito. Se sì, può ripetere la voce che ho sentito. Esatto, per cui allora può essere effettivamente un eco, però ragazzi non è lunga la galleria, cioè questa volta è corta, è da qui al K2 fino a lì, è molto corta, non è un tunnel, è una piccola volta.
Gli strumenti sono completamente fermi, lo strumento cioè. C'è qualcuno qui? Se sì, avvicinati a questo strumento. Apri lato. Ottimo. Una tacca sola. Lo sapevo che c'era qualcosa. Allora c'è qualcuno qui. Non ci sbagliavamo. Apri lato. Apri lato ancora. Ottimo. Una tacca ancora, prima. guarda. Ancora? Una tacca prima, due tacche dopo. Allora c'è la signora qui che ci segue, come ci è stato riferito. Qualcosa c'è ma è sotto. Ecco, ha brillato o ho visto male io? Sì, sì, Ah, ha brillato? la tacca di sopra. Ogni tanto dà dei barlumi di esistenza. Allora c'è un lampione lì, una piccola, però ancora. È semplice, basta che ti avvicini, ci passi sopra e lui si accende. Fai conto che sia una lampadina. Proviamo a spostarci. Tutto ok, Cri? Sì, sì, ma ha preso Nel complesso come ti sembra la cosa? No, il posto è bellissimo, a me è sempre piaciuto. Alza magari un po' la voce perché. Hai ragione. Il posto è bellissimo, a me è sempre piaciuto un sacco qui. E è particolare come atmosfera. Ora Sì. si è fatto pure freddo. E quindi è proprio. Mi piace. Sì. Anche se non otterremo nessun risultato No, eclatante, magari no, però sarà un'indagine. la cosa è molto particolare. Sì, decisamente. Adesso vediamo un po' come muoverci, se troviamo un altro. Ho visto. Io ho visto un'ombra. Lì. Allora c'è da vedere, ma io ho visto un'ombra passare. Lì.
Proprio dove sto puntando. Qua sul muro. Qua, Sì. tipo, tipo la mia ora. No, era all'altezza di questo chiavistello, più o meno. Però non... è stata una roba veloce, però cioè siamo qui soli. Non so cosa può essere stato. Anche perché io ero fermo, tu eri seduto. Eh sì. Boh, da rivedere. Sì, sì, Magari è una cavolata, però... insieme alle voci di prima e tutto. Guarda. Gatto nero. Non so se l'ho preso però. Però è abbastanza strana sta cosa, eh? Cioè ci sarà magari una spiegazione, però cioè, tu eri seduto e io ero in piedi, fermo. Cioè le immagini mi daranno ragione perché ero fermo. Per cui l'ombra chi l'ha fatta? Foglie non ne cadono, non ne sono cadute, No, per me. per cui da rivedere. Dai, speriamo che sia stata utilizzata. Ragazzi, abbiamo trovato il cimitero, onestamente non sapevamo neanche dove fosse, però girovagando per il paese abbiamo trovato una stradina che andava giù e abbiamo ipotizzato ci potesse essere il cimitero, infatti ci siamo. Allora, noi non sappiamo dove è sepolta questa donna, sappiamo che con tutta probabilità è qui, perché è morta qui, per cui 90 su 100 è qui, però vediamo qui se nel silenzio qualcosa si sente, perché siamo anche un po' più distanti dal fiumiciattolo. Fa effetto, porca vacca. Mamma che brividi, c'ho proprio i brividi sulla schiena e non ho il freddo. Porca miseria. Io proverei a accendere il K2 qua. Allora, mi puoi confermare che potrebbe essere questa donna? Sì. Sappiamo il nome, però non ve lo diciamo, ragazzi. Quindi anche se lo leggessimo non ve lo diciamo, perché ci hanno proprio imposto di non farne nomi né cognomi. Però noi diamo un'occhiata, se la vedi dimmelo, Cria. Poi ovviamente ci fermeremo su quella tomba, ma senza inquadrare il nome. Intanto io accendo il K2. Sei stato tu a muoverti? Allora, stavi camminando, però io ho sentito un rumore lì. Non so cosa possa essere stato, ma l'ho sentito qui. Tu stavi camminando davanti a me.
K2 silenzioso. K2 è fermo, sì. C'è qualcuno qui che ci ascolta in questo cimitero? Se sì, abbiamo uno strumento in mano. Se vi volete avvicinare può cambiare colore. Io per il momento lo appoggio qui. Oppure, se meglio credete, potete fare un rumore. Ragazzi, è buio pesto. È andata fuori fuoco la macchina, Guarda. Non riesco a mettere più a fuoco niente. C'è poca luce. No, sono gli infrarossi. Adesso li accendo più forti, ma è proprio andata fuori fuoco. Aspetta un attimo, accendo. Adesso è a fuoco. No, ancora no. Adesso sì. Qualcuno ci sta ascoltando? C'è la signora che stavamo cercando in paese, che si è vista parecchie volte in questa... Mamma mia, ho visto un'ombra, ma è Christian. Ho visto un'ombra, ma eri tu. Mi è venuto un accidente. Porca vacca. Ragazzi, in un cimitero di notte non è il massimo, Sì, no, guarda. Cosa? Scappa di Ha brillato, ecco, era perfetto. arrivata giallo. Ovviamente non l'ho preso. È classico, sempre così. Mi sono girato. Ha brillato? Sì. E che faccio? Eh, Uh, anche senza dover fare domande. se... Allora qualcuno ci sta ascoltando? Se sei la persona che cercavamo in paese, puoi darci un segno? Magari riavvicinarti a questo strumento, come è successo poco fa? Ecco. Interessante. Ma secondo te può influire i circuiti i cavi delle lucine? Ma più che cavi io vedo... Sì, A parte potrebbero... questo non so Mi sa che sono a pile ste cose. Ah sì. Questi accanto però no. Allora, se il brillio arriva dopo una domanda, uno il dubbio se lo mette. Sì. Dovrebbe brillare all'impazzata da quando siamo entrati, se fosse così. Guarda, ha brillato. Guarda. Ma non è che siamo vicini. Tu hai letto i nomi? Questo no, di sicuro, dove l'ho appoggiato. Sì, l'avevo letti prima, Ma non l'hai trovata? Beh, comunque interessante. Qui ha brillato. Proviamo a spostarci fin là, vediamo. Ti sento silenzioso, tutto bene? Sì, sì. Ah, ok. No, perché ti sento...
Io non ti nascondo che un po' d'ansia ce l'ho, perché tu vai d'accordo con Lara, che ama i cimiteri. No, io ho questo silenzio di rispetto. No, beh, ma ci mancherebbe altro. Ragazzi, non inquadro perché non mi sembra il caso. Ha brillato, porca vacca, non l'ho beccato. Ancora. Guarda come brilla. Adesso ha brillato 2 o 3 volte. Qui se volete ci sono anche meno luci. Cosa? C'è un tuo bisnonno? Sì. Va a momenti, adesso è tutto fermo. A sapere dove potrebbe essere questa donna ci si fermerebbe qui, però finora non l'abbiamo trovata. Allora io adesso dico il nome, poi ovviamente lo taglio, però voglio vedere se nominandola brilla qualcosa. Ovviamente taglierò questo momento quando dico il nome. Se c'è la signora può avvicinarsi a questo strumento? Ok, taglierò il nome, però non si è palesato niente nonostante l'abbia chiamata. Che facciamo? Torniamo alla base? Allora ragazzi, abbiamo finito questo tour in questo paese particolare. Allora, al momento siamo qui davanti alla macchina che ci stiamo per andarcene, non abbiamo sotto mano quello che abbiamo pensato di vedere o di sentire. Ovviamente mentre starete vedendo questo filmato che stiamo girando adesso, voi avete già visto tutto, ma noi siamo qua al freddo in una notte veramente gelida. Sì. Però a noi ci è parso che qualcosa di interessante sia successo, a partire da queste 2 voci nella volta. Sì, quelle sono da analizzare assolutamente. Poi c'è stata quell'ombra che adesso stavamo parlottando io e Christian, potrebbe essere qualsiasi cosa. Io non l'ho vista lui non l'ha vista, però potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrei anche dire un gatto perché ne abbiamo visti 2, però era anche vero che io l'ho vista un po' in alto, non ad altezza uomo, quindi o ad altezza gatto, insomma, quindi dubito che sia stato un gatto o un altro animale. E poi il cimitero c'era solo una tomba dove effettivamente ha dato dei riscontri piuttosto importanti K2 e per il resto avete visto quasi niente. Io comunque reputo essere stata una bella indagine. Sì, interessante sia per il posto che per i riscontri. La storia di base è bellissima, sì.
Ovviamente speriamo- Christian poi approfitterà del fatto che abita qua vicino per tornarci, sì, quindi vi invito a seguirlo anche per essere aggiornati su quella storia di questa vecchina. se ho novità vi aggiorno. Ci aggiorna, mi aggiorna e io a mia volta aggiornerò voi. Comunque, insomma, è stata una bella nottata. Sì, abbastanza. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al canale del Museo dell'Impossibile di Cristian Alpini e alla prossima volta. Ciao! Ciao!